Ho deciso di pubblicare questo video proprio il giorno di Pasqua perché volevo cogliere questa opportunità per proporvi qualcosa di diverso da lodare. No, non è l'ennesimo vitello d'oro che finisce bruciato e distrutto, ma qualcosa che rischia di bruciare noi se gli stiamo troppo tempo vicino. Il sole, proprio come quel famoso cavaliere di Dark Souls che cerca perdutamente il suo sole, anch'io l'ho trovato fuori al balcone durante le prime calde giornate primaverili. Non avete idea di quanto mi faccia stare bene. Ogni volta che mi espongo ai suoi raggi, mi sento rinascere. Insomma, per me è un vero toccasana. Ricordo ancora i pomeriggi del 2020, dove, a causa di alcune restrizioni, non si poteva uscire liberamente. Eppure, nonostante il grigiume emotivo, per me il balcone era diventato un rifugio perfetto. Proprio lì, sdraiata sulla panchina, passavo ore sotto il caldo sole primaverile ad ascoltare musica. Il mio genere preferito in quel periodo? Future Funk, un album che mi è rimasto nel cuore e che vi consiglio di ascoltare se siete amanti del genere, è Fino a qui tutto bene di Android Apartment, che, grazie al suo tocco inconfondibile, rivisita alcuni grandi successi della musica italiana, creando un'atmosfera ballerina e nostalgica allo stesso tempo. È come un'amicizia fatta in un luogo di vacanza. Passi momenti bellissimi, ma non sai se rivedrai ancora le persone che hai conosciuto. E allora, perché ero così felice di fare la piantina che balla? La risposta è molto semplice. Vitamina D. In quelle poche ore al sole facevo scorta di questa vitamina, responsabile del mio buon umore. Infatti, una cosa che ho notato nel corso degli anni è che, non appena arriva l'autunno e il primo freddo comincia a farsi sentire, mi sento inevitabilmente più triste e melanconica. E proprio quando i raggi del sole scarseggiano, l'integrazione di vitamina D diventa un must. Ma non è solo una questione di umore. Numerosi sono i benefici sul sistema immunitario, salute ossea, testosterone e benessere generale. Purtroppo, però, al giorno d'oggi, molti di noi lavorano in luoghi chiusi e conducono una vita più sedentaria. In questa situazione non riusciamo a beneficiare della luce solare come una volta. La carenza di vitamina D è diventata una condizione comune, spesso senza che ce ne rendiamo conto. Una situazione che, però, si potrebbe evitare facilmente con una maggiore esposizione alla luce solare. Infatti, bastano anche solo 30 minuti nelle ore più calde con la faccia, braccia e gambe scoperte. Nei periodi freddi e quando non è possibile beneficiare dell'esposizione al sole, l'integrazione diventa fondamentale. Il dosaggio raccomandato di vitamina D varia tra le 20 e le 80 unità internazionali per chilo di peso corporeo al giorno, a seconda delle necessità individuali. Poiché la vitamina D è coinvolta nel metabolismo del calcio, è fondamentale assumerla insieme alla vitamina K2, in particolare nella forma Menatione 7, 200 microgrammi al giorno, per evitare che il calcio si depositi in posti sbagliati, come per esempio nelle arterie. Inoltre è importante sapere che la forma che bisogna assumere è la D3, detta anche colecalciferolo, in quanto più biodisponibile della D2. Essendo una vitamina liposolubile, deve essere accompagnata da una fonte di grassi per migliorarne l'assorbimento. Oltre a ciò, essendo una vitamina che viene immagazzinata nel nostro corpo, non è necessario prenderla tutti i giorni. Può anche essere assunta una volta alla settimana
prendendo il dosaggio complessivo di vitamina D previsto per tutta la settimana, in un'unica dose. Per esempio, io prendo ogni giorno 4.000 unità di vitamina D3 insieme a 200 microgrammi di K2. Tuttavia, potrei anche decidere di prendere 28.000 unità in un solo giorno, come dose settimanale, invece di suddividerla ogni giorno. Se anche voi volete integrare la vitamina D e K2, vi lascio in descrizione gli integratori HSN che uso personalmente. Sono prodotti di altissima qualità, a un prezzo davvero competitivo rispetto ad altri brand presenti sul mercato. Se volete restare aggiornati sulle ultime evidenze scientifiche in ambito di integrazione, in descrizione trovate il link a examin.com, il mio punto di riferimento per informazioni affidabili. Così evitate di spendere soldi in roba inutile e potete fare scelte più consapevoli. E quindi, in questo periodo di rinascita che coincide con la primavera, lodiamo il sole, non solo per la sua bellezza e la sua capacità di rendere le giornate più luminose, ma anche per il suo ruolo cruciale nel mantenere il nostro corpo sano e il nostro spirito sereno. La prossima volta che vi trovate a godere dei suoi caldi raggi, pensate a quanto questo semplice gesto possa fare bene alla vostra salute e ricordatevi che non si tratta solo di un piacere momentaneo, ma di un investimento a lungo termine sulla vostra vitalità. E no, il sole non bacia i brutti perché i belli li bacian tutti. E poi, chissà come mai, a Pasquetta il tempo fa sempre schifo.